Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In questo video vi porterò con me in una giornata della mia preparazione per il Mister Olympia. Siamo a 2 settimane praticamente dal Mister Olympia 2022 e questo ultimo anno, dopo il mio ultimo Olympia, è passato molto in fretta, ma ci siamo. Partirò tra pochi giorni. L'8 dicembre partirò per Las Vegas, saremo una settimana lì a Las Vegas e poi ci trasferiremo all'hotel dell'Olympia, che è il Planet Hollywood. Quest'anno grande ritorno a Las Vegas, il posto dove si è sempre svolto l'Olympia. Negli ultimi 2 anni in cui ho partecipato era stato spostato a Orlando per tutte le problematiche del Covid. Quest'anno ci sarà il grande ritorno, sarà un grandissimo evento, quindi seguitelo e seguitemi. E allora oggi vi porterò con me appunto in una giornata della mia preparazione. Vi dico che sono molto stanco, quindi se non mi vedete al massimo negli allenamenti non ci fate caso, è normale negli ultimi periodi della preparazione, anche perché vengo da 2 gare che ho fatto in Africa settimana scorsa praticamente, una in Libia e una in Tunisia, 2 gare difficilissime con un livello di atleti che non mi sarei mai aspettato di trovare in questi, diciamo, non tanto per il posto ma quanto per il periodo, perché di solito fine anno molti atleti smettono magari di gareggiare, si trovano molte volte si trovano dei line-up magari più semplici. Invece ho trovato i line-up con ragazzi veramente forti. Il ragazzo che ha vinto la prima gara in Libia è un ragazzo che veniva dalla California, già qualificato per il Mister Olympia 2022, quindi molto forte. Lì ci ho avuto anche qualche problemino durante la notte di intestino, forse magari qualcosa che avevo mangiato lì, ho perso un po' di liquidi, comunque ho avuto un po' di difficoltà in quella gara, non avevo portato diciamo il 100% delle condizioni, anche se stavo benissimo. Seconda gara in Tunisia, anche lì secondo posto, quindi ho fatto 2 secondi posti, che per gare da professionisti, che sono sempre gare internazionali, sono già dei grandissimi risultati. Nella seconda gara mi aspettavo un po' di più, perché sinceramente molti anche sia atleti che spettatori, persone che mi seguono su Instagram, ma soprattutto dei paesi da dove abbiamo gareggiato, mi hanno scritto per dirmi che magari meritavo io la vittoria. Però ci sta, perché comunque il giudizio è un giudizio personale del giudice, quindi questo secondo posto, comunque 2 secondi posti mi portano in vetta alla classifica mondiale per la qualifica dell'Olympia 2023, quindi abbiamo già una bella base di punti, quindi diciamo che questa la qualifica per il 2023 è già quasi ipotecata, nel senso mi bastano qualche altro bel piazzamento per comunque potermi qualificare con i punti. Spero sempre di qualificarmi con il primo posto, perché il primo posto di qualifica diretto, però adesso ci sono solo queste 2 gare e quindi vedremo nel 2023 poi se fare altre gare in Europa o dove. E comunque ragazzi, l'Olympia è vicinissimo, mancano solo pochi giorni praticamente, la partenza è giovedì e oggi vi porterò con me, quindi vi farò vedere un po' la mia giornata in questa preparazione per quanto riguarda l'allenamento, che oggi farò un richiamo leggero di petto, diciamo dalla parte alta del petto. Vi faccio vedere un po' come sto gestendo l'alimentazione in questo ultimo periodo e anche l'integrazione ovviamente. Ma adesso ragazzi è ora che vado a fare cardio, perché qui è mattina presto e faccio la mia sessione di cardio e ci vediamo dopo. Allora ragazzi, arrivato in palestra per la mia prima sessione di cardio. Prima di iniziare il cardio, come integrazione uso un termogenico, l'Iban, una compressa
e 2 compresse di carnitina. E finito il cardio, subito dopo il cardio userò amminoacidi essenziali, in questo caso Essential Amino, e ne uso 15 grammi per tamponare il catabolismo, perché poi andrò a casa, nel frattempo una mezz'oretta e farò il mio primo pasto. Allora, è ora di fare il mio primo pasto. Vi farò vedere 2 dei miei pasti di oggi, perché adesso uno lo mangerò adesso e uno lo preparo per dopo, per portarmi via dopo l'allenamento, che non tornerò subito a casa, quindi lo porterò via con me. In questa ultima settimana sto facendo un diciamo refeed di carboidrati, quindi abbiamo rialzato le calorie dopo le ultime competizioni per cercare comunque di riguadagnare un po' di volumi, di pienezza muscolare, per poi andare a cercare la massima condizione possibile senza appunto perdere troppi volumi che comunque avevamo già ridotto per arrivare nelle condizioni estreme delle ultime gare. Quindi abbiamo gli ultimi giorni ho fatto diciamo dei carboidrati lordi sui 600 grammi al giorno. Nell'ultima settimana, oggi e domani sarò sui 400 e li divido su 6 pasti tutti uguali, quindi 400 diviso 6 sono circa 65-67 grammi di carboidrati lordi. Di solito faccio riso, gallette, couscous, e appunto adesso farò un pasto faccio gallette e pollo, e poi me ne porto via uno con le vaschette, magari riso e cavallo, manzo, vediamo che c'ho. Quindi lo spezzetto un po' per mischiarlo con le gallette. Un po' di insalata, 50-60 grammi di insalata, per fare un po' più di volume e avere la sensazione di mangiare di più. Ci metto 1 grammo di sale, olio, e poi ci metto un po' di spezie. Metto questo per esempio l'ho comprata in Libia, spezie alla italienne, comprate in Libia, fatte in Francia. Gatte non possiamo aggiungere troppi condimenti, quindi qualche spezia, metto un po' aggiungo un po' di peperoncino che mi piace piccante, metto anche un po' di aceto di mele crudo non filtrato, che a parte che mi piace il sapore e gli dà un po' di sapore, e in più ha molte proprietà, quali è un forte antiossidante, e in più aiuta anche a regolare un po' diciamo il glucosio nel sangue. E poi aggiungo le mie gallette, le sbriciolo dentro. Il mio coach, quando mi vede fare queste cose, dice che sono i popcorn, sembrano. Faccio un po' di carne di cavallo per mettere in questo pasto come fonte proteica, mettiamo una vaschetta e andiamo in palestra. Allora ragazzi, stiamo per iniziare la mia seconda seduta, è un allenamento di pesi, come dicevo prima sarà un allenamento di petto con focus sulla parte alta, e prima dell'allenamento prendo sempre una pasticca termogenico e poi faccio un mix che uso sia pre-workout, ma poi lo userò anche intra-workout in uno shaker che sorseggio durante l'allenamento. Uso amminoacidi essenziali e Mega Salts, che in Mega Salts questa è la nuova formula, li uso 10 grammi e 10 grammi circa, sia pre-workout che intra.
Allora ragazzi, iniziamo questo allenamento con focus nella parte superiore del petto, perché diciamo è quella dove devo migliorare maggiormente. Iniziamo come primo esercizio una panca classica 45. Questo di oggi sarà un allenamento abbastanza breve, recuperi veloci, in modo da tenere comunque una frequenza cardiaca abbastanza alta, consumare più calorie, e non andrò ad usare pesi molto alti o submassimali perché primo la stanchezza è già molta, secondo per non rischiare di farsi male a pochi giorni dalla gara. Quindi ragazzi, è inutile cercare di negli ultimi giorni, nelle ultime settimane ammazzarsi di allenamento pensando di poter stravolgere il nostro corpo muscolarmente, perché quello che abbiamo fatto, il lavoro che abbiamo di costruzione per migliorare i nostri muscoli, abbiamo fatto in tutti i mesi precedenti. Negli ultimi giorni possiamo migliorare un po' sulla durezza, sulla qualità, ma il lavoro è già stato fatto, quindi dobbiamo cercare di non esagerare, non farci male prima della competizione. Allora ragazzi, secondo esercizio terminato. Ho appena fatto su una panca inclinata, croci con manubri in superset con spinte a manubri uniti, appunto per andare a lavorare di più la parte alta e la parte centrale del petto. Subito dopo, come prossimo esercizio, farò una chest press, ma con il sedino più basso del normale, in modo che anche qui andiamo a chiudere più in alto e cercare di far lavorare un po' di più la parte superiore. Chiuderemo l'allenamento con croci ai cavi alti classici. Allora ragazzi, questa mini sessione di pesi è finita, allenamento abbastanza breve anche perché è domenica oggi anche per me, e adesso vado a fare ancora altri 20 minuti di cardio,
farò 20 minuti da Pirulan in salita e poi farò il mio pasto finalmente, perché sto morendo di fame, e spesa e poi finalmente a casa. Allora ragazzi, finito anche il cardio, ho preso il mio post workout di proteine idrolizzate subito dopo il cardio. Adesso è passata un'altra mezz'oretta, sto facendo il mio pasto che è quello che abbiamo preparato in precedenza, di cavallo, 200 g di cavallo e 70 g di riso, 10 g d'olio, 1 grammo di sale. Mangerò il mio pasto, poi andremo a fare la spesa. Ragazzi, giornata terminata, anche la spesa l'abbiamo fatta, abbiamo fatto il nostro cardio, l'allenamento, i pasti, quindi adesso non vedo l'ora di tornare a casa e riposarmi, perché siamo a 2 settimane dal Mister Olympia. Ci vediamo al prossimo video, se riuscirò a farne un altro prima della competizione.